Buongiorno a tutti, mi chiamo Maurizio Guzzetti, sono stato un pilota ormai dipendente INPS, nel senso di pensionato da un anno, e siamo qui a fare quattro chiacchiere oggi sul volo. Dunque, il volo per me è cominciato 47 anni fa, sono vecchietto, e non sono di famiglia. La mia non è una famiglia di piloti, mio papà faceva tutt'altro e mia madre anche, però sono nato, abitavo a Venegono, dove c'è il campo volo della Macchi. Ai miei tempi, quando ero ragazzino io, la Macchi, non c'era la fabbrica della Macchi a Venegono, la fabbrica della Macchi era a Varese, sulla via per Sant'Ambrogio, a nord di Varese. I velivoli, i 326 a quel tempo, venivano costruiti lì e poi venivano trasportati con dei camion a Venegono con le ali piegate indietro e venivano montati al campo volo di Venegono e poi collaudati. E io ricordo che avrò avuto 8 anni, 7-8 anni, andavo con la mia bicicletta, abitavo a 100 metri dall'aeroporto e andavo lì a vedere gli aeroplani, andavo all'Aeroclub, da dove venivo regolarmente cacciato a calci. Ma io mica andavo a vedere quelli dell'Aeroclub, andavo a vedere i 326 della Macchi. E allora quando mi cacciavano mi nascondevo dietro un hangar dei paracadutisti, lì vicino all'ingresso dell'aeroporto, e da lì spiavo gli aeroplani della Macchi. E più di una volta, penso un 7-8 volte è successo, che il comandante Carestiato, allora collaudatore della Macchi, me lo ricordo, un signore con i capelli bianchi, imponente, con una tuta candida aveva, mi faceva segno e mi invitava a avvicinarmi agli aeroplani e io andavo lì come un pazzo, salivo, mi mettevo a bordo, mi faceva sedere. Mi ricordo come fosse adesso la volta che mi ha fatto sedere in un 326K, che era la versione monoposto che veniva venduta in Africa per counterinsurgency eccetera, e ricordo come adesso mi fece sedere lì dentro sto aeroplano, c'era le razziere, io impazzivo, però non... Cioè, mi piacevano gli aeroplani, ma non ero uno di quelli che si studiava i nomi degli aeroplani, le prestazioni, le caratteristiche, sapevano tutto. Mi piacevano, finita lì. Poi al liceo, ho fatto il liceo scientifico, ero un disadattato. Al liceo andavo male perché non ero indisciplinato, non me ne fregava niente, quindi mi hanno pure bocciato un anno. E da disadattato che ero non sapevo che cavolo fare, io volevo fare il veterinario, però c'era tanto da studiare e a me piaceva studiare quello che mi piaceva, le materie che mi piacevano, e invece mi toccava studiare altre materie e quindi andavo avanti a 9, prendevo 9 nelle materie che mi piacevano e 6 meno in quelle che non mi piacevano, no? Finché un giorno, nell'ultimo anno di liceo, andai in comune per fare la carta d'identità e c'era un poster in comune: vieni in aeronautica, vieni a fare il pilota, perfino a Venegono, un paesino più. E mi ricordo questo poster, ho detto, cavolo, c'erano sti piloti, 2 piloti col casco, con la maschera, la visiera, tutto, che guardavano, e dicevo, bisogna essere proprio tosti per fare una cosa del genere, ma mi ha attirato e ho mandato la raccomandata, ma mancavano 3 giorni alla fine del bando, alla scadenza del bando di concorso, quindi ho mandato la raccomandata. E da lì e poi è successo tutto automaticamente, non che non mi sia costato sudore, però non ho mai dovuto sgomitare, spingere, darmi cioè mi sono dato da fare sì, ma non nella maniera sempre nella maniera dovuta. E niente, mi hanno chiamato in accademia, vado a Capodichino 3 giorni a fare le visite psicoattitudinali. E ricordo che, mi sembra il terzo giorno, secondo il terzo giorno, c'era la visita psicoattitudinale, le domande erano più di 4.500 domande e c'erano 100-110 posti, quindi non è che fosse, ti scartavano per non nulla, no? Ma stavano a cari e ti mandavano a casa, tanto dovevano mandarne via 5.900, 4.900. Insomma, c'erano le visite psicoattitudinali, le visite mediche, le visite fisiche, il primo giorno, io correvo in bicicletta a quei tempi, correvo anche a ottimo livello, ero un dilettante di seconda classe, insomma, correvo con Saronni, che poi è diventato professionista e ha vinto questa.
E quindi di chilometri immaginavo tanti, più di 500 km alla settimana facevo in bicicletta, no? E ricordo che mi mettono su sta cicletta e facevano il test del VO-max, il consumo d'ossigeno massimo. Non sono un medico, quindi me l'hanno raccontata così la cosa. E ti tappavano il naso con una molletta, ti mettevano un affare, un respiratore in bocca e un cardiofrequenzimetro, un elettrocardiogramma. E io cominciai a pedalare. Quando arrivavi a un certo numero di battiti, vedevano quanto ossigeno consumavi, no? E c'era un foglio con un pennino, una volta c'era il foglio col pennino, che andava, e tutti facevano un pezzo di carta così, e poi mi mettono su sta bicicletta e comincio a pedalare, no? E c'era il maresciallo che girava e voleva vedere, quando arrivava a questo numero di battiti, non so se 150 battiti, 130, 120, non ricordo. E io pedalavo, e questo dopo un pezzo di carta lungo così, viene lì e mette il freno, no? Aumenta il freno. E io pedalavo, trac. E questo aumenta il freno. Alla fine il freno al massimo e io non arrivavo ai battiti, no? Mi fa, Oglio, ma tu che sport fai? Gli faccio ciclismo. Ma chi da morta? Quindi mi ha staccato tutto e è finita lì la prova. Comunque, secondo giorno, prove psicoattitudinali, andiamo dentro e vado dentro, mi chiamano, c'erano le macchie di Rorschach, non so se avete presente, sono delle macchie tipo macchie di china speculari e uno deve dire, l'ho saputo dopo anni a che cosa servono, uno deve dire che cosa vede. È chiaro che se uno dice vedo uno col coltello che mi vuole ammazzare, la seconda vedo uno con l'ascia che mi vuole scortare, c'ha dei problemi, no? E chiedono cosa vedo, dico un fiore, un albero, un'ape, uno scarafaggio. Vabbè, finito il libretto, mi mandano fuori, entra quello dopo di me, e uno qui di Varese, fra l'altro. E quando esce, dopo 10 minuti, un quarto d'ora esce, mi fa, quanti ne hai visti? E che cosa? Gli aeroplani, no? Come gli aeroplani? E dentro le nuvole c'erano gli aeroplani, dico, cazzo, vuoi vedere che questo era un modo per vedere se riesco a discernere gli aeroplani su uno sfondo, io neanche uno, ce n'erano 12. Finite le visite, il biglietto del treno l'ha mandato a casa, no? Quindi, per voler colorire un po' questa cosa. Insomma, niente, passo le visite mediche, vado in accademia e 15 giorni di tirocinio ci davano i giri di corsa di punizione, erano 300 metri o 400 metri di giro di corsa. Ho consumato le scarpe, ero sempre a correre. Perché io sono uno che soffre l'autorità e quindi è un'ottima idea quella di andare in un'accademia militare, no? E niente, questi mi continuavano a punire, io correvo come un pazzo e alla fine passo il tirocinio, non si sa come. Passo il tirocinio e alla fine ero a casa, dico, mi hanno sempre punito, dove vado? Ma arriva il telegramma che sono entrato, non so se quinto o sesto di tutta questa selezione, no? Parto, vado a Pozzuoli, corso Urano terzo, agli ordini del comandante Memè Mazza, che è stato un mio modello e ancora oggi lo stimo e lo adoro, ci sentiamo ancora oggi per telefono. Comunque, a Pozzuoli faccio 4 anni di accademia, che sono stati veramente duri. Io ho fatto 4 anni nei quali ogni sera, andando a letto, mi dicevo domani mattina vado a dare le dimissioni, tutte le sere per 4 anni, perché come dicevo sono restio ad accettare l'autorità, ovvero perlomeno accetto l'autorevolezza. Se una persona la ritengo autorevole, allora ubbidisco, l'accetto, seguo, ma se c'è un'autorità fine a se stessa non riesco proprio ad accettarla, quindi ho fatto una vitaccia e alla fine sono uscito dall'accademia, era l'anno in cui si passava dal 326 al 339 e chiaramente Lecce non poteva fare il corso di volo a 45 piloti quell'anno lì e hanno deciso di mandarne un po' in Canada e un po' negli Stati Uniti, il resto in Italia. Ne hanno mandati 10 in Canada, mi sembra 15 o 20 negli Stati Uniti e il resto in Italia. E io sono finito in Canada. Siamo stati quasi 2 anni in Canada, abbiamo girato tutto il Canada praticamente e abbiamo fatto la scuola volo basico iniziale e aviogetti. Solo che in Canada era, così come negli Stati Uniti penso, era vietato oltrepassare i 60 gradi di banco
in formazione, no? Non si faceva acrobazia in formazione. E noi rientrati in Italia fummo andati ad Amendola a fare scuola di volo aerobatico avanzato, quindi poligoni, sparare, formazioni, roba G91T, era già una bella macchinetta impegnativa. Ci mandarono a Amendola e lì dal giorno 1, perché a Lecce facevano acrobazia come dei pazzi, no? E lì dal giorno 1 davano per scontato che tu piavi l'aeroplano, ti mettevi in ala e cominciavano a tirare lupi e tonnò come se piovesse. E quindi lì sono state bastonate, no? C'erano questi istruttori, li chiamavano le cariatidi, no? Bravissima gente, dei bravissimi istruttori. C'era stato questo tale Di Giovine, che era simpaticissimo, e aveva il vizio di mettere le mani sui comandi da dietro, no? E quindi tu sentivi che... E una volta mi ricordo, durante un looping, questo diceva, no, più su, più giù, e sentivo che metteva le mani, no? Più su, più giù, no, ecco, tira un po', molla un po'. A un certo punto fa, sì, così va benissimo, va benissimo. Io avevo le mani via dalla cosa, il looping li stava facendo lui, no? Comunque, ci siamo divertiti come pazzi. Se non che alla fine del corso, su G91, andammo a fare la campagna di tiro al 10° Mannu, a Capofrasca. E quindi da 10° anno si andava in formazione da 4 a sparare a Capofrasca, e lì c'era veramente da divertirsi. Io veramente ho cominciato a divertirmi al poligono col G91, bombe, razze e cannonate, e anche lì c'erano delle storie da morire da ridere. C'era questo collega di corso, di cui non farò il nome, ma comunque niente di che, non c'era niente da vergognarsi, anzi. E tornavamo da Capofrasca verso 10° Mannu per fare l'iniziale, apertura, atterrare. Eravamo i Vickers, vale a dire 1, 2, 3 e 4, no? Io ero il 2, ero il primo a sinistra, e questo mio collega era il 4, che era l'ultimo a destra. Torniamo indietro, il suo istruttore era Linguini, che è scomparso un paio d'anni fa, meno di un paio d'anni fa, un pilotone era uno dei fondatori della pattuglia, uno dei primi piloti delle Frecce dei Colori, sardo, e quindi venne mandato a 10° Mannu, gli ultimi anni della sua carriera, faceva l'istruttore, tra l'altro ne sapeva. Insomma, torniamo indietro e questo amico taglia perché non dovevo dire cazzo. Ecco, questo B non riusciva a stare fermo in ala, no? Continuava, eravamo agli inizi, no? E non riusciva a stare fermo. Devo dire che il G91T aveva una cosa particolare, che era il tailplane. Penso di averlo già sentito in qualche video vostro. Comunque, tailplane era una sorta di autotrim agli albori, insomma. Vale a dire che prima c'era l'intervento con l'elevator normale, e poi il tailplane si aggiustava in modo da azzerare il tuo sforzo, no? E se uno non lo capiva subito, questo innescava delle risonanze, no? Praticamente si andava in overcontrollo, no? E questo faceva proprio questa cosa qua, no? E da dietro questo Linguini gli fa, e cerca di tenerlo fermo, no? E lui fa, comandante, però c'è il tailplane che non funziona, c'è troppo ritardo qui, non va bene, ce l'ho io un momento. Lo piglia lui, lo gira, lo mette rovescio, fermo come un chiodo 2 minuti, no? Poi lo rimette a dire e fa, a me pare che vada bene. Quindi schiaffi e badilate di roba marrone. Comunque, purtroppo alla fine c'è stato un incidente brutto, è stato il primo morto del nostro corso, il povero Dino Facchinelli, insieme al suo istruttore Candotti. Eravamo proprio dopo l'apertura, io ero un sottovento, ero il 3 della formazione, lui era l'1 e io stavo guardando il 2 che era in base per decidere quando dovevo entrare io in base per distanziarmi adeguatamente, no? E guardando il 2 ho visto con la cosa dell'occhio una gran fiammata ed era l'1 che si è schiantato. Adesso non si saprà mai cosa cavolo sia successo, però so che l'aeroplano ha stallato e ha fatto una specie di frullino a destra, un'autorotazione a destra, e il povero Dino Facchinelli si è lanciato ma era quasi rovescio e quindi è finito per terra. L'istruttore non ha neanche provato a lanciarsi. È stato terribile perché chiaramente viene attaccato, passati proprio nella nuvola di fumo, e io sotto ho visto, c'erano le fiamme, c'era un disastro, e ho visto un paracadute estratto
ma non aperto, era ancora a fiamma, era il razzo che ha tirato fuori il paracadute, l'aveva tirato fuori proprio finito per terra. E lì ho sperato che si fosse salvato qualcuno, invece niente. E lui è stato il primo caduto del nostro corso. E niente, tagliamo questa storia tragica e mettiamone una un po' più allegra. Il giorno prima, il giorno del ritorno da Amendola, ritorno a Amendola da Decimomannu, abbiamo fatto l'ultima missione al poligono e gli specialisti avevano già caricato l'aeroplano, non so se era un G222 o un 130, mi sembra un 130. Avevano già caricato tutto sull'aeroplano, aspettavano di rifornire i nostri 4 aeroplani e poi saremmo tornati tutti a Amendola. No? Io ero il 4 e avevo dietro questo istruttore, anche lui un vecchiaccio maledetto, simpatico però, sta un fettentone, perché mi fa, senti, non era Linguini, però era sardo anche lui, mi fa, senti, l'ultimo atterraggio fallo fare a me. Dico, prego comandante, ci mancherebbe, da dietro fa lui l'atterraggio, no? Atterra e nel G91 c'era, a sinistra della cloche, qui in alto, c'era il parafreno, no? Tirava e usciva il parafreno. A destra c'era il freno di parcheggio e i comandi erano collegati in modo che se tiravi uno usciva anche quello del posto di dietro, no? E se tirava di dietro usciva anche quello del posto davanti. Atterriamo e io con orrore vedo che invece di uscire la leva del parafreno esce quella del freno di parcheggio. Bam, bam, 2 botte, scoppiate le gomme, così, no? Siamo usciti dalla pista e viene il capo, era il caro Renzullo, che era il capo della delegazione di Amendola, il capo degli istruttori, insomma, qualcosa del genere. E questo qua dietro dava la colpa a me. Dice, sì, però bisogna stare più attenti. Ho preso Renzullo e ho detto, senti, guarda che questo sta ciurlando nel manico, perché mi ha chiesto di fare l'atterraggio lui, ha fatto la cazzata e niente, è stato un po' cazziato lui. Io ho preso il pesce anch'io, perché tanto tu eri lì dentro, prendevi le pesciate che non mancavano mai e vabbè, siamo tornati indietro. Da lì mi hanno mandato a Grosseto sull'F104. Grosseto, F104, perché lì erano i primi momenti in cui c'erano i tornado e mandavano qualcuno al tornado, qualcuno mi è andato subito al tornado mi sembra, e io ho chiesto mandatemi a fare il 104, bombardiere sul 104, io voglio fare il volo a panza a terra e veloce. Mi mandano a Grosseto, a Grosseto eravamo se non sbaglio in 6 o in 7 del nostro corso e gli istruttori di 104 erano super tosti, il 104 non era un plano semplice, avere uno davanti che ti fa stupidaggini e tu dietro che devi gestirlo non è del tutto semplice, anzi, e quindi c'erano dei piloti che erano veramente a livelli altissimi, no? E te lo facevano capire perché ti davano del lei, educatissimo, tu non eri l'allievo, eri il frequentatore, no? Però poi ti ammazzavano, no? Allora, giusto per capirci, c'era una stanza, sarà stata 6 metri per 6, una stanza grande, visto che eravamo sempre in pochi, i corsi erano sempre da 6, 8, 10 piloti al massimo. C'è questa stanza grande che funzionava da briefing, debriefing, studio, c'erano dei banchetti e ti mettevi lì a studiare. Quando c'erano i debriefing con certi istruttori, facevamo finta di studiare per andare a origliare e sentire le pesciate che giravano, ma a livelli avevano una fantasia questi maledetti. Allora, una volta a terra questo, e Diego Rainieri, povero Diego Rainieri che è scomparso un annetto fa, che poi è stato il mio comandante alle Frecce dei Colori, ma mi ha fatto andare lui alle Frecce dei Colori perché mi aveva visto volare a Grosseto, l'ho saputo dopo chiaramente. Questo era uno che menava, insomma. Fa il debriefing, no? L'allievo poverino è sceso, era sudato, sembrava gli avessero tirato delle secchiate d'acqua. Si siede al banchetto, arriva questo, gli mette davanti la cartellina con gli statini di volo, si siede e lo guarda fisso negli occhi senza dirgli niente per 5 minuti. Questo non sapeva più dove mettere le mani, non sapeva più che dire, se parlare, se sta zitto, no? A un certo punto gli fa Rossi, dico Rossi è un nome a caso, no? Rossi, ma mi dica una cosa, lei fa uso di stupefacenti? Noi tutti a ridere, però bisogna stare attenti a ridere perché dopo toccava a te, no? Un altro è stato sto tipo che si era perso, facevamo le basse quote col 104 a 420 o 450 nodi, non ricordo.
e non c'era niente, non c'era GPS, c'era la bussola, l'orologio, il contasecondi, la bussola e la cartina e basta. Questo si era perso come una mina, sono tornati col TACAM praticamente, no? E atterrano, arriva il debriefing, questo con l'accento toscano, gli fa un'idea, ma dunque lei oggi è riuscito a rimanere nell'ambito dello spazio aereo nazionale, che per uno col suo potenziale non è cosa da niente. Quindi, altro, allora, sto qua si chiamava Stella, ex comandante dell'Italia, simpaticissimo, baffoni, incazzoso, uno sempre con la sigaretta qua con l'occhio chiuso perché gli andava il fumo negli occhi, no? E fa questo, lei lo sa, perché dava lei lo sa come funziona il cervello umano, vero? Dunque, l'emisfero sinistro comanda il braccio e la gamba destra, l'emisfero destro comanda il braccio e la gamba sinistra. A lei in qualche modo gli si deve essere introiato tutto. Quindi alleggeriamo questo periodo di schiaffoni che ci siamo presi e alla fine di 7 che eravamo abbiamo ottenuto tutti la base che volevamo. Io avevo chiesto di fare bombardiere perché mi piaceva andare in giro da solo. Fare bombardiere mi hanno mandato a Villafranca. Sono trovato il 28° gruppo del terzo stormo a Villafranca, su 104 che era. E ricorderò sempre, avevo un Fiat 132 diesel vecchio e avevo caricato tutto il mio trasloco, le mie cose per andare a Villafranca. E in autostrada arrivai all'uscita Somma Campagna, mancava 1 chilometro all'uscita Somma Campagna per andare all'aeroporto di Villafranca. E stavo per mettere la freccia per uscire da Somma Campagna, sono passati 204 in coppia, bassi sull'autostrada con l'ululato tipico del 104 e io in cuor mio mi sono sentito che mi davano il benvenuto, non c'entrava niente, però io mi sono sentito salutato da questi, no? E questo è stato uno dei periodi più belli della mia vita perché era tosto, volare col 104 non era facile, no? Lì a Villafranca il biposto non c'era chiaramente, quindi si volava col monoposto, col Chase. Il Chase è un pilota anziano che ti segue e controlla che non ti faccia male, o cerca di controllare che non ti faccia male. E lì si volava bassi, adesso ripeto, mi sembra 450 nodi, non vorrei fosse 420, veloci. L'attacco si faceva a 530 nodi, dall'initial point all'obiettivo si faceva 530 nodi, con la carta a 250.000, vuol dire che i minuti erano lunghi così, un minuto su 250.000 a 530 nodi era lungo 10-12 centimetri e c'era da correre, no? E mi ricordo una volta comandante di gruppo, dovevo volare il Cesare, era comandante di gruppo quella volta, il caro Leandri, comandante Leandri, tenente colonnello. E allora volevo fare bella figura, no? Comandante di gruppo, cioè cerchi di volare bene, no? di farti vedere. Partiamo e c'era un target che era il sito radar a nord di San Donà del Piave, adesso non ricordo come si chiama, Pedro forse, adesso non ricordo come si chiamasse quel sito radar lì, un radar. E l'initial point era in zona Jesolo ed erano 2 minuti e mezzo, 3 minuti di volo fino al target, no? La navigazione, come dicevo, si faceva con la carta 500.000 e poi dall'initial point al target la 250.000 che era più dettagliata, no? E lì dovevi arrivare sul target col TOT, time over target, vuol dire più o meno 5 secondi dal tempo assegnato, quindi se eri 1 minuto in anticipo dovevi rallentare in rotta in modo da far scadere, tutto fatto a mente intanto che volavi sto a fare a 3, 4, 500 piedi veloce, no? Col tempo quello che era, quel giorno lì era bello il tempo però devo dire. E ora arriviamo all'initial point, per aumentare la velocità, per accelerare da 4,20 quello che era a 5,30 bisogna dare il post bruciatore. Stando attenti a non dire, perché se tenevi il post bruciatore eri supersonico, bassa quota, sfasciavi tutti i vetri della provincia. Arrivo all'initial point, do il post bruciatore, no? Tiro giù la cartina a 250.000 e mi cade. Avevo fatto in tempo a vedere la prua, però ai minuti così non potevo correggere, mi cade la cartina, no? Mannaggia che... Allora, no, chiaramente essendo abbastanza largo non stavo bello comodo nel 104, quindi mi abbasso per prendere la cartina
e mi viene un crampo sotto la gamba da morire, un dolore pazzesco, no? Nel frattempo sento per radio, cazzo fai? Sei quasi supersonico, riduci, perché ho lasciato il post bruciatore dentro, togli il post bruciatore, cerca di recuperare il corso, ma io il target non l'ho mai visto quel giorno lì. Sono tornato, ho preso una razione di pesce, tonno a volontà, e sono stato pure zitto e gli vado a raccontare che mi è caduta la cartina, mi è venuto il crampo, perché in accademia, quando venivi punito, c'era la lettura punizione sul piazzale Medaglie d'Oro, quando venivi punito, giorni 3 di consegna, no? E poi diciamo, ti aggiungevano 2 giorni, si giustificava puerilmente. Quindi era meglio pigliarti la pesciata e sta zitto. Ho preso del coglione dal capo del comandante di stormo e vabbè. Niente, mi sono divertito lì a Villafranca, andavamo a fare delle belle missioni, partivi da solo, perché dopo poco volavi da solo. E andavamo, io ricordo facevamo dei voli tutti in mezzo all'Appennino, col tempo, quello che c'era, quello che trovavi, evitavi, facevi. Andavo a fare magari un bersaglio nella conca del Fucino e tornavo su lungo l'Adriatico, solo soletto. Poi c'era il famoso VFR speciale. Il VFR speciale era 1,5 chilometri di visibilità, no? Che una visibilità va bene per il Cessna 152, no? Che va a 70 nodi, 60, 80 nodi. Questo qui andava a 420 nodi, a 1,5 chilometri di visibilità non vedevi manco la punta dell'aeroplano. E quindi, vabbè, però si imparava a stare al mondo. E lì ho cominciato ad avere degli istruttori, dei modelli, perché tutti noi abbiamo dei modelli da seguire, no? Magari non li seguiamo in tutto, però vorrei essere modesto come lui, vorrei essere bravo come lui, vorrei avere la mano che c'ha lui, vorrei avere la testa che c'ha quell'altro. E lì mi ricordo c'erano degli istruttoroni, c'era Alberto Bosi, che anche lui è sparito, poverino, che era un grande. Il primo volo che ho fatto con lui, andiamo agli aeroplani in linea di volo e lo vedo che aveva il cosciale, il casco, tutte le sue cosette e un mazzo così di camere d'aria di bicicletta. Che cazzo fa questo di camere di bicicletta? Boh. E vedo che sale dalla scaletta e si infila con la testa in giù nell'abitacolo e vedo lì che lavora, ravena per un po' e poi esce, fa il giro dell'aeroplano, entra, si lega. Dopo il volo vado a vedere, faccio finta di andare a fare 4 che lui guardo dentro. Cosa aveva fatto il fetente? Soffriva di sciatica e quindi l'aria fredda del condizionamento gli arrivava nella schiena e gli dava fastidio. E lui metteva queste cose di bicicletta e spostava, praticamente deviava l'aria in altri posti che non gli dessero fastidio, per dire i soggetti. E questo è un grandissimo pilota. Veniva da Ghedi e poi era a Villafranca. Maurizio Folchi, insomma, gente veramente di spessore, no? Finché fino all'85, verso ottobre 85, mi chiamano e lì c'era il povero Lino Gorka che si schiantò nella laguna di Marano con l'F-104. Io ero in sala operativa quel giorno che si è ammazzato. Era una missione da 4, una formazione, un cambio di formazione, si è infilato nella laguna di Marano. Bravissima persona, ex delle Frecce di Colori, ex pilota delle Frecce di Colori. Io non avevo mai neanche immaginato, pensato, sognato di andare alle Frecce di Colori, no? Comunque gioca a calcio all'oratorio, vuole andare in nazionale, a giocare a calcio in nazionale, no? Quindi ci avevo mai neanche pensato. Però ricordo che quando andavo a prendere il casco in sala caschi per vestirmi, c'era il casco di Gorka, che era quello delle Frecce di Colori, con le frecce qua di fianco, che fra l'altro ce l'ho lì, dopo facciamo un video. C'era sto casco e io gli sbavavo un po' dietro sto casco, no? Finché un giorno mi prende, mi fa al circolo ufficiale, il pomeriggio, mi fa: Gus, senti, ma hai mai pensato ad andare alle Frecce dei Colori? Ho detto sì, ci ho pensato, sì, tutti ci hanno pensato, però mica... No, guarda che mi hanno chiamato, mi hanno chiesto se potessi essere disponibile, Dico, dai, non via per culo, no? No, guarda, mi hanno chiamato, c'era Rainieri, che è stato il mio istruttore a Grosseto, e hanno bisogno di 2 piloti e hanno preso me e Nino Vivona. E a gennaio siamo andati lì, gennaio 86. Una settimana dopo di me è arrivato Nino Vivona e ci siamo trovati nell'86
con gente che io avevo le figurine di questi. Non sto scherzando, mi ricordo sul Monello, sul Topolino, c'erano le figurine di questi delle feci di colori. E io mi sono trovato con questi, no? C'era Mario Naldini, Ivo Nutarelli, Pier Giorgio Accorsi, Fabio Provedani, Giampi Groppler, tutta questa gente. E per me erano degli idoli, no? E quindi mi sono trovato con questi mostri sacri che per me erano Gesù per terra, con uno che gioca a calcio che si trovava con Paolo Rossi in nazionale, cioè. E lì zitto, orecchie ben aperte, bocca ben chiusa e lavorare, no? Mi ricordo che il comandante mi diede il benvenuto, 4 frasi di circostanza, benvenuto, tutto a posto, come ti trovi, come pensi di trovarti, cosa vuoi fare? E poi mi diede il Dash One, il manuale del 339, sul quale io non avevo mai volato, perché avevo fatto il Canada e sono andato sul G91, quindi non avevo passaggio sul 339, no? E dice, grazie, adesso me lo studio, mi faccio, ma quando sarà il primo volo, no? Dico, una settimana, 10 giorni per studiare questo manuale, domani mattina alle 8:30. Ok, passato la notte in bianco a leggermi questo manuale, partiamo a fare una bassa quota per prendere la mano su sto 339. Facciamo una bassa quota in montagna, tranquilla, e lì ho fatto un figurone perché invece dei 420 nodi delle 104 viaggiavo 250, quindi mantenevo religiosamente i 500 piedi per non far vedere che volevo fare il figo, e facciamo questa bassa quota, veniamo giù dal lago di Garda e viriamo a est, e avvicinandoci a rivolto il comandante sotto dietro chiama la torre e fa: torre, il Pony Zero, che era lui, Pony Zero richiede cielo campo da 0 a 5.000, no? Io cazzo, 0 a 5.000, col 104 era vietatissimo fare l'acrobazia sotto, mi sembra, 5-6.000 piedi, insomma, da 0 a 5.000, vabbè. Andiamo, io ero a 500 piedi, gli faccio: comandante, a che quota salgo? Fa: no, scendi a 200 piedi. Che puttana. A 200 piedi, gli faccio: cosa facciamo? Fai un looping. Vabbè. Parto da 200, lo finisco a 300, no? Se lo cominci a 200, devi finire a 200, ti faccio vedere, papà. E lì ho cominciato a capire che mi sarei divertito come un matto. E dopo si sudava. Ti mettevano in ala, io ho fatto, quando tu sei sinistro rimani sempre sinistro o centrale, quando sei destro rimani sempre destro o centrale, perché si attivano degli automatismi mentali in caso di fuga, in caso di rottura, eccetera, quindi per evitare disastri si rimane sempre dalla stessa parte. E io dovevo fare il 7, che era il terzo gregario sinistro, quello dietro a sinistra. Ti mettono in ala, sinistra rigorosamente, e ti mettono su, comincia con nonno Accorsi che tirava come un fabbro, e cominci, acrobazia, scendi sudato, fai 2 voli al giorno, così, no? E cominci a tirare come un matto, 6-7 G in ala. Devo dire che questi hanno una mano della Madonna, volavano che... Io mi ricordo di aver volato in ala al miglior pilota che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita, Massimino Montanari, generale, adesso anziano, insomma, a parte un uomo incredibile, ma il miglior pilota che abbia mai conosciuto. Fare acrobazia in ala a lui era come andare dritti, una mano di burro proprio. Insomma, ti mettevano in ala questi e scendevi col braccetto idraulico, perché tiravi 6-7 G in ala continui, 45 minuti così, debriefing, quindi pesce, perché debriefing, c'era Massimino che quando faceva la biga, lui aveva un occhio incredibile, si metteva in biga, scendevi, faceva il debriefing, tutti gli allenamenti vengono filmati, perché poi te lo rivedi durante il debriefing, ti fanno vedere dove sono gli errori, cosa hai fatto. E ricordo che lui diceva: bellissimo volo, bellissimo, guarda, perfetto, un paio di cosette, 2 ore di pesce, e vabbè. Però era un professionista e ci ha tirati. Ricorderò sempre, perché si cominciava uno in ala a un altro e basta, poi mettevano il reciproco perché, non so quanti lo sappiano questo, ma alle feci di colori ci sono le famose correzioni. Cosa sono le correzioni? Quando si vola in ala, si vola incastrati, si vola belli stretti, quindi l'ala di uno è entro l'ala dell'altro, e ci si prenderebbe se si volasse sullo stesso piano. Qui c'è quello che viene chiamato gradino, circa 1 metro più basso dell'altro, no?
in modo da avere questo metro di agio, che non è tanto un metro però, e il gradino. Problema qual è? Che il rombo, avendo il gradino, avendo tutti caricare il gradino, se voi siete il pubblico e si fa una virata a sinistra, per esempio, verso il pubblico, no? La formazione risulta distorta per questo gradino. Quindi ci sono le correzioni da fare, vale a dire, cosa sono queste correzioni? Gli esterni devono mangiare gradino, quindi avvicinarsi, allontanarsi, quindi uscire e indietreggiare un po'. Okay? Gli interni invece al contrario devono stringere, abbassarsi e questo per correggere. E non è che dice correggiamo via, no, è una correzione continua, salendo c'è da correggere poco, tanto, tantissimo e poi poco. Quindi c'è veramente da lavorarci lì. E quindi mettono il reciproco per impostare queste correzioni. Poi si aggiunge, poi voli in seconda ala, poi in terza ala, eccetera. Alla fine si fa il famoso volo grande, offri la torta e fai il volo grande, no? E mi ricorderò sempre questo volo grande, primo che ho fatto. All'inizio del turno sinistro, Mario Naldini era il leader, all'inizio del turno sinistro ero in ala Fabio Provedani che era il 6, ero il 7 quindi, e in questa fase qui del turno sinistro la biga Massimino Montanari dice 7 stringi 10 centimetri. E ho detto vabbè, mi sta per fondere, tanto così. Stringo un pochettino, no? Appena, ecco va bene, finiamo il turno sinistro, finisce il programma, atterriamo, andiamo al debriefing, c'è il video, e a un certo punto, cazzo io ero largo, si sente 7 stringi 10 centimetri, correggo e ero a posto. Ho detto porca puttana, questo bisogna stare in campana perché questo vede tutto, no? E niente, ho fatto il 7, poi l'anno dopo ho fatto il 4, l'anno dopo era il sfortunatissimo, famigerato 1988. Ho fatto il 4, quindi l'esterno sinistro. Abbiamo fatto la nostra stagione solita, siamo andati a Ramstein il 28 agosto dell'88, alle 15:40 decolliamo, tempo bellissimo, c'era vento da sud, non fortissimo, una dozzina, 12-15 nodi da sud, che ci spingeva verso la display line. Decolliamo, avevamo fatto l'allenamento il giorno prima, prova il giorno prima, tutto a posto. Arriviamo alle spalle del pubblico come sempre, colorati ora, andiamo su, facciamo il looping, poi virata a sinistra e arriviamo per il cardioide famoso. Cardioide, i 5 davanti vanno a destra, quindi a sinistra per il pubblico, no? E i 4 dietro a sinistra, e il solista faceva così e incrociava sopra di noi durante l'incrocio nostro. È stato tutto normale fino a qua, no? Che mi ha salvato è stata la predisposizione, vale a dire, la predisposizione cosa vuol dire? Bisogna far volare il leader, no? Invece di fare le correzioni tu, fai volare lui, no? Dopo l'incrocio del cardioide, i 5 davanti e i 4 dietro vanno a bastone, vale a dire che da 5 ci si mette tutti in fila indiana, no? E io da 4 entrava prima il 2, poi il 3, io dovevo lasciare spazio al 3 per entrare, poi entravo io e dietro di me entrava il 5, che era Nino Vivona. Quindi, cosa vuol dire far volare il leader? Nella fase di tirata per l'incrocio, invece di abbassarmi io, lasciavo che il leader tirasse, no? E ho perso 1 metro in altezza per poter lasciare entrare il 3 dall'altra parte, no? E questo cosa mi ha salvato, mi sono salvato per 1 metro. Io non mi sono accorto di molto all'inizio, perché la retina, a quanto pare, dicono, che ci mette un 50esimo di secondo per fissare un'immagine, no? E lì è durato tutto meno di un 50esimo di secondo. Io ero girato a destra, chiaramente, perché da 4 ero a sinistra, ero girato a destra, guardavo il 2, guardavo l'1, no? E ho sentito così, ho visto una fiammata, no? E poi
Quando dicono che rallenta il tempo, è vero, l'adrenalina è istantanea. E lì per me è durato minuti, invece è durato 1,5 secondi il tutto. Che cosa è successo? Che io ho visto una fiammata così, chiaramente, perché noi stavamo andando avanti, ho visto una fiammata. E il 2, il povero Giorgio Alessio, che poi ho scoperto è stato colpito in testa dalla coda del 10 di Dio Nutarelli, è andato giù subito. Perché? Perché lì si vola col trim molto pesante, in pattuglia non si vola col trim a zero, si vola col trim pesante. Perché quando c'è da appoggiare, invece di appoggiare si molla un po', l'aeroplano appoggia da solo, quindi si evita il punto zero, il punto morto tra lo spingere, tra il tirare e l'appoggiare, no? E quindi si vola sempre col trim pesante, quindi si rilascia la tirata e l'aeroplano appoggia. Quindi lui, avendo il trim pesante, è stato colpito e è andato giù così. E io ho fatto così e ho visto l'uno, il povero Mario Naldini, è incredibile, sono ancora i peli dritti adesso. Ho fatto in tempo a vedere, lui è stato colpito nella coda, Mario Naldini è stato colpito nella coda e nella semiala sinistra, dal 10. Sapete che gli aeroplani all'interno sono colorati di un giallino verdino, un colore strano. La lamiera interna degli aeroplani ha un colore, penso che sia antiruggine, non so, un primer praticamente. E ho fatto in tempo a vedere il giallino dell'interno del suo aeroplano, dietro, no? Poi l'ho visto virare verso di me, ho visto che stava volando, aveva i guanti e aveva la manica blu alzata, il suo casco, e ho fatto in tempo a pensare, adesso se si lancia mi prende. Se si guardano i filmati, io non ho avuto il coraggio di guardare per anni, poi alla fine mi sono reso. Si vede che io tiro come un matto qua, ho tirato una paccata di G, non so se una quindicina di G, penso di aver tirato per togliermi, perché lui, poverino, quando ha virato così, gli mancava la metà semiala a sinistra, quindi ha preso la botta e ha virato contro di me. Quando ha fatto così, ha preso aria sotto la pancia, quindi l'aeroplano si è fermato immediatamente, no? E io stavo andando via e mi è passato a centimetri sotto, penso. No, se non avessi tirato non sarei qui. E poi, avete presente quando cade un bicchiere che fate così e aspettate il botto, no? E qui lì ho aspettato il botto. Aspettato, per me è durata minuti, no? Poi l'ho cronometrato sui video, 1,7 secondi, da quando ci ha colpiti a quando sono libertari gli altri due. E è arrivato finalmente il botto e ho visto il riflesso delle fiamme sul tettuccio mio, che loro mi erano caduti proprio sotto. Però non ho capito che era stato il 10, io ho pensato all'inizio che fosse uno della sezione dietro e ci avesse presi dei frontali, no? Durante l'incrocio, perché mai più per essere al 10. E mi sono trovato davanti. Ho fatto pony check. L'1 non ha risposto, il 2 non ha risposto, ha cominciato il 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e il 10 non ha risposto. Allora ho capito. Faccio biga, ma c'era Rainieri in biga. Biga, ma che sono? No, il 10 vi ha preso, il 10 vi ha preso. Andate via, perché sulla pista era un disastro, no? C'erano aeroplani sfasciati. E non sapevo che il 10 era andato a finire in mezzo alla gente. Io ho visto i rottami lungo la pista, no? Grazie a Dio eravamo esattamente sulla display line dove dovevamo essere, alla quota a cui dovevamo essere, so, siamo finiti in galera tutti. Quel giorno eravamo precisi, perfetti, però è andata così. Mi sono trovato davanti, ho fatto sto pony check e allora ho capito che dobbiamo andare all'alternato. L'alternato era Sembach, che è una base lì a trentina di miglia, penso che sia. Metto il TACAN, c'è sempre il TACAN già dell'alternato predisposto, eccetera, e dico venitemi là ragazzi, fatevi vedere un attimo, no? C'erano il 3 e il 5 che avevano dei buchi nella coda perché parte dei rottami del 10 e dell'1 erano finiti nella coda del 3 e del 5, però gli aeroplani erano controllabili. Allora andiamo a Sembach, li ho portati all'apertura e dico 3 e 5 atterrate per ultimi, perché se sbragate voi in pista sono per aria, tutti gli altri aeroplani sono tutti per aria. Atterriamo e niente, disperati, cercare un telefono per chiamare a casa. C'era un paio di mogli
hanno visto l'incidente in televisione, perché chiaramente è andato in TV immediatamente, erano al bar in spiaggia, hanno visto questa disgrazia. E ho chiamato a casa, ho detto, guarda, è successo un disastro, però sto bene, aspettate, vi richiamo stasera. Non c'erano i cellulari come adesso. E dopo un paio abbiamo chiamato, però anche a Ramstein c'era un casino, chiaramente, immaginatevi, non si riusciva a parlare con nessuno, un disastro. Dopo un paio d'ore arriva un pulmino con i nostri tecnici, gli specialisti, no? E il mio specialista mi vede come se avesse visto un fantasma, mi fa: comandante, mi scusi, non le ho portato il giubbotto perché pensavo fosse lei morto, no? Perché ha visto il solista entrare da sinistra, portarne via 2, ha detto portato via il 2 e il 4, invece ha portato via l'1 e il 2, capito? Siamo tornati a Ramstein, chiaramente, subito analisi del sangue per l'alcol, per le droghe, che è prassi comune, e poi dichiarazioni, eccetera, eccetera, e il giorno dopo siamo tornati in Italia. Lì è stata la gogna mediatica, perché poi chiaramente noi eravamo disperati perché chiaramente i nostri amici sono morti, però quando fai un lavoro del genere sei conscio dei rischi che corri, no? E non dico che sei pronto, però ci sta che gli incidenti succedano. E invece il pubblico no, il pubblico è stato un disastro, perché mai più ti aspetti che una prova finì in mezzo al pubblico. Hanno cambiato le regole, ma non è cambiato granché, insomma, diciamoci chiaro, puoi stare a 20 km, se un aeroplano si rompe, vola per 20 km ti viene in testa, quindi chiaramente è stato veramente a livello psicologico. Non c'erano ancora gli studi sul PTSD, cioè Post Traumatic Disorder, e quindi l'abbiamo veramente sofferta. Non è finita lì, perché questo è successo il 28 agosto. L'aeronautica militare c'era il generale Pisano, che è stato uno dei fondatori dei Frecce Colori, che ce l'ha messa veramente tutta. Lui era capo di Stato Maggiore, ce l'ha messa veramente tutta perché non ci fermassero, perché c'era gente che voleva fermarci, no? E bisognava trovare un altro solista, oltre ai due piloti, un altro leader, un altro due, il 2 l'ho fatto io, e un altro solista. Prendono e decidono, ritengo giustamente, di prendere il pilota collaudatore che presentava il 339 in quel momento, no? Il povero Paolo Scoponi. Paolo Scoponi era della sperimentale, del reparto sperimentale, era quello che presentava nelle manifestazioni il 339, quindi parecchie manovre le conosceva già. E viene su da noi, bravissima persona, veniva anche lui del 20° gruppo del terzo stormo, e viene da noi e comincia gli allenamenti, l'addestramento, no? Se non che il 12 dicembre dello stesso anno, dell'88, si schianta durante un allenamento. Tornò col carrello, flappe il carrello, girato così e si è infilato per terra. È stato veramente un 1-2 che ci ha messi veramente in ginocchio. Dopo di lui il solista l'ho fatto io. Immaginatevi con quanti occhi avessi addosso in quel momento, perché se solo scoppiava una gomma chiudevano le Frecce dei Colori, no? E non lo sapeva nessuno, ma il generale Pisano almeno 2 volte alla settimana mi chiamava a casa la sera, mi chiedeva come era andata, cosa avevo fatto, eccetera, eccetera. Anche perché non c'era nessuno a insegnarmi a fare il solista. 4 cose, i parametri delle manovre, le velocità specifiche, eccetera, le velocità tipiche, non le sapevo. Quindi invece di volare a 50 piedi, ho cominciato a volare a 500 piedi all'inizio, non in manifestazione chiaramente, per allenarmi io, e facevi le prove, no? Il tonno lento, per esempio, il tonno lento richiede una gran quantità di piede per poter stare su a coltello, eccetera. Cominciavi a 300 nodi, era troppo lento, ti scadeva, a 320, a 350, a 380 andava bene, facevi 380, 390 andava bene, allora te lo mettevi via, e allora cominciavi a allenarti il tonno lento, il Lomciovac, la scampanata come andava fatta, il tonno col carrello, nel quale si è ammazzato il povero Scoponi, il looping col carrello, no? Tutte manovre che non avevo mai fatto. Mi sono messo lì e ho cominciato a farle. E alla fine è andata bene, insomma, sono riuscito a venire a capo, ho fatto un paio di stagioni
così. E niente, è stato divertentissimo fare solista, anche se è stato tragico all'inizio chiaramente. Dopo vi faccio vedere una foto. Mi ricordo una manifestazione di Fairford, l'Air Tattoo, che è una delle più grandi manifestazioni al mondo, no? Sicuramente in Europa. Nel 91 che vinsi il premio per la migliore rappresentazione solista. Andare a casa degli inglesi a menare, insomma, è una gran bella cosa, no? Il discorso stupido, ritengo, ustica, per quanto riguarda Rammstein è veramente una cosa idiota. C'è gente che ti dà, ci sono i vari complottisti che ti danno del bugiardo, ma no, ma tu cazzo sei legato a questi, tu racconti Allora, io dico, avete ragione, Nutarelli e Naldini li hanno ammazzati perché avevano sentito le comunicazioni di Ustica e sapevano tutto. Adesso però voi mi spiegate come cacchio ha fatto a farli pigliare. 2 aeroplani a 90 gradi a 400 nodi, 350 nodi, spiegatemi, e gli hanno sabotato l'aeroplano. Cosa gli hanno sabotato? I comandi? Pilotavano da terra? No, l'altimetro. Io ho fatto solista, l'altimetro, gli incroci si fanno con l'altimetro secondo te? L'altimetro lo usavo 2 volte, in cima all'Onchovac per vedere se avevo quota per entrare in vite, e in cima al tonneau col carrello, al lupi col carrello, scusa, per vedere se avevo spazio per chiudere il looping o dovevo girarlo fuori, e basta, 2 volte in tutta la manifestazione. Quindi fatemi capire, no, come hanno fatto a sabotare l'aeroplano, che cosa hanno fatto a questo aeroplano per far sì che 2 aeroplani provenienti a 90 gradi si scontrassero uno con l'altro. Quindi, e poi, no, però tu non la racconti giusta. Vabbè, non la racconto giusta. Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Alla fine del periodo delle Frecce di Colori mi chiesero dove volessi andare. Di solito accontentano, cercano di darti un contentino, insomma. E si aspettavano tutti che chiedessi il Tornado. Sul Tornado andavo a menare. Io avevo già fatto il bombardiere, avrebbe avuto senso anche andare sul Tornado, no? Se non che chiesi di andare all'AWACS. Dicevo, ma ti diverti? Allora, come mi sono divertito in pattuglia, non mi divertirò mai più. Tornado mi divertirò i primi 6 mesi, poi camion con le ali, no? Adesso si incazzano quelli del Tornado. Perché dovete sapere, apriamo una parentesi, dovete sapere che c'è sempre molta rivalità e molta goliardia in aeronautica, no? Tutti contro tutti, nel senso che si arriva allora, cominciano i piloti da caccia contro i piloti da trasporto, elicotteri proprio, manco sempre, piloti da caccia contro i piloti da trasporto, no? Nell'ambito dei piloti da caccia ci sono gli sceriffi, che sono gli intercettori, piccolo, gli sceriffi, e ci sono i sarchiaponi, che sono i bombardieri, no? Io ero sarchiapone. Sarchiaponi, però ci sono i bombardieri e i cognitori, noi facciamo sia bombardieri che i cognitori, quindi vabbè. A Villafranca c'erano 2 gruppi, c'era il 132 e il 28, e lì ammazzate come se piovesse, no? Chiaramente ci si pigliava per i fondelli, anche a scherzi anche pesanti, e noi dicevamo che fuori dal 28 c'era la Paluani, quando arrivavi la mattina c'era l'odore di panettone, di colomba, di cose. Il 132 c'era le porcilaie, quindi questo per dire che c'era sempre il modo per fregarsi uno con l'altro, no? Allora, perfino in pattuglia, i destri contro i sinistri, cioè, sembra incredibile, no? Però è una goliardia sana, che porta a 4 risate, che non fa altro che cementare un po' i rapporti tra di noi, no? Quindi avete capito che la goliardia, quando parlo male del Tornado, chiaramente diamo dei camionisti, perché diciamo che dovrebbero mettere la foto delle donne nude sul vetro come i camionisti, oppure la bottiglia della minerale fuori. Ripeto, è una goliardia sana, ci si diverte. E insomma niente, chiesi di andare all'AWACS, no? Perché? Perché sapevo che non avrei avuto un gran futuro in aeronautica militare, visto come buttava. E mi mandarono a Gelsenkirchen all'AWACS,
E c'era stato un problema lì perché è una storia un po' lunga, però a quel tempo, adesso non so come sia negli ultimi anni, però a quel tempo l'AWACS era un po' un refugium peccatorum per i segati, nel senso che i tenenti colonnelli che non sarebbero mai diventati colonnelli, che insomma gli davano il contentino, li mandavano all'estero 3 anni, 4 anni a volare sull'AWACS, perché prendevano parecchi soldi. E il problema qual era stato? Che l'Italia a quei tempi, ripeto non so adesso come siano le cose, però a quei tempi l'Italia aveva il 16% della componente 3A dell'AWACS, vale a dire che aveva l'utilizzo del 16% dell'utilizzo dell'AWACS, però aveva il 16% delle spese, il 16% del personale, eccetera. E c'erano delle posizioni che erano definite per nazione, nel senso che agli italiani aspettava avere un tot numero di comandanti, tot numero di primi ufficiali, tanti istruttori, il capo del qui e il capo del... Le nostre posizioni si erano spartite tutte i tedeschi e i canadesi, no? E quindi fui mandato lì per vedere un po' come buttava, no? Infatti dopo 6 mesi mi hanno fatto subito comandante, dopo subito istruttore e subito esaminatore. E insomma abbiamo fatto venire un po' di gente tosta, abbiamo recuperato le esposizioni che ci aspettavano. C'è stato un problema però, che lì mi mandavano, ho cominciato lì veramente a incazzarmi, perché mi mandavano in missione di pace, fra virgolette, no? Sull'ex Jugoslavia a menare i jugoslavi, no? Allora, io ho sempre pensato una cosa, no? Ho un cervello che funziona ancora, grazie a Dio, e ha sempre funzionato, e amo decidere con il mio di cervello, non con quello degli altri. Ho ben presente la Costituzione italiana. Allora, se gli jugoslavi entrano a Gorizia, vado, gli meno, non c'è problema. Ho giurato sulla Costituzione, vado, gli meno. Ma se noi andiamo a bombardare la Jugoslavia in missione di pace, a me non sta bene. Ah, ma tu devi obbedire agli ordini, fermi tutti. A Norimberga, i nazisti, la difesa dei nazisti era eseguivo ordini. No, eseguivo ordini, mandavi la gente nei forni, no? No, io eseguo gli ordini se sono sensati, se sono a livello etico, se sono fattibili, se no no. E quindi mi sono messo contro di brutto, e nel 95 ho dato dimissione, però non ero accettato, tutta una storia. Insomma, nel 96 me ne sono andato in aviazione civile. Chiarisco che avevo 12 anni di ferma, obbligatoria, perché chiaramente a copertura dei costi incorsi in addestramento devi fermare per 12 anni. Io ne ho fatti quasi 19, quindi me ne sono andato con la coscienza più che pulita, no? E sono uscito col grado di tenente colonnello, sono venuto via e sono andato in aviazione civile, ricominciando da zero. Mi hanno rimesso a destra, da copilota, io ero istruttore, esaminatore sull'AWACS, sul 707, grosso, quindi niente, mi hanno messo giustamente, mi hanno messo a destra, però dopo un anno mi hanno fatto fare subito il comando, mi sono trovato giusto, ho fatto il comando e sono passato all'aviazione civile, ecco. Quindi mi sono trovato in aviazione civile su aeroplani con passeggeri dietro che non ho mai avuto, e c'era tanto da imparare naturalmente. Ho sempre fatto lungo raggio, quindi voli dalle 8 ore in su, ecco. Si andava ai Caraibi, eccetera. Mi ricordo una volta il primo volo che ho fatto su un 767, no? Un plano da 200 tonnellate, insomma 180, 190 tonnellate. Siamo andati a Santo Domingo, a Punta Cana, Repubblica Dominicana. E il mio istruttore, io ero a destra chiaramente, il mio istruttore a sinistra era il comandante Saletta, bravissima persona, pilota espertissimo, anziano, insomma. E ha fatto lui la tratta fino a Santo Domingo e poi toccava a me il giorno dopo fare la tratta di ritorno, no? Decolliamo verso ovest a Santo Domingo, dovevamo virare a sinistra, a destra, per tornare indietro e dirigirsi verso est, per tornare in Italia, per l'Atlantico, no? Decolliamo, io sul carrello, e sparo una virata a 30 gradi a destra, così, no? E lui zitto, non ha detto niente, no? Arriviamo in quota, livelliamo, e mi fa, senti, ma
io ti devo dire una cosa, vedi, qua c'erano i passeggeri, quelli si piano paura. Non è che devi fare ste viratone, no, non ho capito, scusa, c'hai ragione, non ho fatto niente di eccezionale, però avevo fatto la virata militare e invece dovevo cominciare a fare le virate civili e quindi niente, una storia gustosa. Tornavo indietro e basta. Lì cominciavo dopo un annetto, ho fatto il comandante e poi ho cambiato un po' di compagnie perché c'erano quelle che fallivano, succedeva un po' di tutto, no? In Italia era stato un po' un disastro. E mi sono trovato in Blu Panorama, sempre con 767. Signori e signori, qui è il comandante, abbiamo un problema, dobbiamo atterrare immediatamente. Per cortesia, seguite immediatamente le istruzioni della distribuzione. Il 16 luglio 2004 facciamo Milano-Fiumicino, Fiumicino-Havana col 767, un 300ER, bello pesante. Milano-Fiumicino c'era poca gente, 110-120 persone, e poi abbiamo riempito a tappo, non c'era un posto libero, a Fiumicino per andare all'Havana. A nostra insaputa, allora c'era il motore destro che era nuovo, aveva 25 ore, appena fatto l'overhaul 25 ore. E adesso voglio entrare un po' in un paio di dettagli tecnici, magari per gli addetti ai lavori, però il compressore, gli statori del compressore sono a incidenza variabile, a seconda del numero di giri, a seconda della quantità d'aria che entra, a seconda di un sacco di cose, cambiano il pitch, no? E queste palette a incidenza variabile sono comandate dal carburante a alta pressione. La pompa del carburante comanda cioè dà la pressione. Chi le comanda queste palette è una valvola che, se non sbaglio, ha un ingresso e tre uscite. Dovrebbero essere 3 anelli di palette, quindi un ingresso e 3 uscite. Avete presente i tubi, quelli dei lavandini di maglia metallica? Dentro hanno del Teflon, una guaina di Teflon, e fuori la pressione viene tenuta da questa maglia metallica. A quanto pare questa valvola era difficile da togliere e rimettere perché era imbucata dentro in mezzo a roba meccanica, cioè ci volevano ore per toglierla e metterla. E quando hanno costruito il motore non aveva superato 3 volte le prove al banco per questione appunto di queste palette del compressore, e hanno dovuto cambiare 3 volte la valvola. Se non che i geni, Pratt & Whitney, cosa hanno fatto? Svitavano le 3 più agevoli, i 3 tubi più agevoli. L'altro sotto, invece di svitarlo e toglierla, la valvola, la piegavano il tubo e poi lo svitavano piegato, che era molto più agevole. E poi mettevano la valvola nuova, lo ripiegavano. L'hanno fatto 3 o 4 volte e il tubo si è rotto. C'è stata una rottura a fatica del tubo, chiaramente, per torsione, per flessione, e quel giorno lì il tubo si è rotto. Questo tubo di metallo era circondato da una guaina di gomma, di plastica di gomma spugna, antistatica, vale a dire, essendo una conduttura al carburante, c'è una guaina che evita che eventuali scintille si formino tra il metallo del tubo e altre parti di metallo. Quando siamo usciti dal parcheggio non c'era niente per terra, se no il tecnico, io ho fatto il giro esterno, non c'era niente, però anche quando avevano acceso i motori, avviato i motori, la pressione avrebbe scaricato il carburante, no? E non c'era niente per terra. A quanto pare si formarono 600-700 litri di carburante nella nacella del motore, nella cofanatura del motore. Il peso nostro era il massimo peso del decollo, avevamo 63 tonnellate di carburante, 287 persone a bordo, tra equipaggio e passeggeri, ed eravamo a 186 tonnellate, che è il peso massimo del decollo 767-300. A destra avevo un copilota, Fabio Cortese, nome italiano, però lui era belga e quindi parlavamo inglese insieme, no? E non aveva molte ore di volo, aveva meno di 1 migliaio di ore di volo, insomma. Tanto è vero che quel giorno gli dissi: hai mai decollato al massimo peso al decollo? No, allora fai tu il decollo. Abbiamo fatto il briefing, ha fatto lui il decollo, così ti abitui a sentire come vola l'aeroplano al massimo peso. Ci allineiamo
e autorizzate il decollo, diamo motore. Quando dai motore aumenta il numero di giri, quindi aumenta la pressione del carburante, e questo carburante che spruzzava da sto tubo comincia a nebulizzarsi. Col carburante nebulizzato si abbassa il flash point, una minima scintilla e è esploso tutto. Problema, quando è che esplode il motore? Nel momento peggiore, chiaramente, no? Allora, se succede un'emergenza prima della V1, che è una velocità che si computa e varia a seconda del peso dell'aeroplano, dello slope della pista, della temperatura, della pressione dell'aria, insomma 50.000 cose, si fanno dei calcoli e si calcola questa V1. Se succede prima della V1 si riesce a fermarsi, ci si riesce a fermare in pista. Dopo la V1 si è costretti a decollare, perché non è garantito che ci si fermi sulla pista, con la pista rimanente, no? Quel giorno lì mi è successo 4 nodi in Venezia prima della V1. In teoria mi sarei dovuto fermare. Problema, perché poi io ho fatto anche lezioni su queste cose qui, sul decision making, eccetera, eccetera, che è importantissimo. Problema, se mi fermo, il vento viene da destra, perché decollavamo per la 16 destra, il vento era 2,70, veniva dal mare, quindi il vento era 12 nodi da destra. Se io mi fermo col motore destro incendiato, perché ha fatto un botto, motore destro incendiato, vento da destra, io mi fermo magari in pista, anzi sicuramente, quasi sicuramente mi fermo in pista. Problema, il vento mi porta le fiamme e il fumo sull'aeroplano. Quando mi sono fermato devo aspettare almeno 3 minuti che vengano i pompieri, perché è un'emergenza non pianificata, quindi questi ora che si mettono il casco, la tuta, salgono, avviano il camion e partono, sono minimo 3 minuti se sono dei gatti. Mi muovono 100 persone, minimo. Ho deciso di continuare, lui stava volando bene, l'ho fatto volare lui, no? Ha tirato su meno del solito, perché avevamo un motore solo, ha tirato su meno del solito, carrello su, e facciamo la procedura per spegnere l'incendio. Ci sono delle bombole di estinguente che vanno a spruzzare nei motori. Si vede dalle foto che il motore era esploso completamente, quindi c'erano dei buchi tremendi e l'estinguente non riusciva a soffocare il fuoco perché usciva bellamente da questi buchi nel motore, no? E quindi non si è spento. Ho deciso di prendere io i comandi, chiaramente, perché c'era da atterrare subito. Ci sono quelli che dicono: avresti dovuto andare a scaricare carburante. Dico: cavolo, col motore incendiato scarico carburante. Dietro si sentiva urlare, se si sente nel cockpit voice recorder, nelle registrazioni si sentono i passeggeri che urlano, come avrei gridato anch'io fossi stato dietro, perché vedevano le fiamme che dal motore arrivavano fino alla coda, lambivano la coda dell'aeroplano. Ci sono quelli che devi andare a scaricare, fare, aspettare, fa tutti i check. No, metto l'aeroplano per terra il prima possibile perché sono incendiato, no? Nel frattempo c'è l'emergenza, quindi i pompieri ti aspettano sul bordo pista, ti seguono quando atterri, ti seguono e cominciano subito a spruzzare, che è diverso. Allora, ho fatto con la pista 16, quindi verso sud, 90 gradi a destra e 270 gradi a sinistra, un cappio praticamente, e l'ho messo per terra. Siamo stati in volo, penso, 4 minuti e mezzo. Siamo riusciti ad arrivare a 1000-1100 piedi al massimo, quindi bassi. I poveri passeggeri, in virata a sinistra sul mare, vedevano l'ombra dell'aeroplano nell'acqua, vicina, e quindi pensavano che stessimo cadendo nell'acqua, urlavano come pazzi. Io ho fatto un annuncio, ho detto: guardate, tenetevi bene, legatevi, mettetevi in posizione che dobbiamo atterrare, che non si sa come avvenire. Comunque fate quello che vi dicono gli assistenti di volo. Signori e signori, qui comandante, abbiamo un problema, dobbiamo atterrare immediatamente. Per cortesia seguite immediatamente le istruzioni della distribuzione del volo. Override. Ok. Okay. You on. Ok? Ground Get the position, VREF. override. Okay, On the you got it. moderator, sir. Okay? And do quickly, please, the VREF, okay? Get the VREF quickly. Okay? Yes, 176. Fra l'altro c'era una cosa gustosa, perché nel cockpit voice recorder è venuto fuori che in virata a sinistra, quindi dovete sapere che in un aeroplano con 2 motori conviene sempre fare la virata, se devi fare una virata accentuata, farla dalla parte del motore buono, perché se l'altro motore è quello che spinge fa questo lavoro, invece così fa questo lavoro, no? Allora conviene sempre fare, infatti stavo virando a sinistra.
e c'è un sistema a bordo che quando arrivi oltre i 35 gradi di banco, dovresti andare a 30, quando arrivi a 35 dice bank angle, te lo ripete. E lì io ho preferito arrivare a 40 gradi pur di arrivare in pista che non a 30 e overshootare la pista, no? E quindi si sente l'aeroplano che dice bank angle, e io in inglese, no, dice, si sente che dico, mi hanno persino fatto una maglietta con queste frasi qua. Fuck the bank angle, we don't care about the bank angle. No? Comunque io non mi ricordavo di averla detta, l'ho sentita la registrazione. What is it? Fuck the bank angle, we don't care about the bank angle. Insomma, atterriamo e siamo atterrati per pista nord, la pista contraria rispetto a quella che sono decollati. Perché? 35 sinistra, perché in quel modo il vento sarebbe stato da sinistra, quindi aveva portato le fiamme lontano dall'aeroplano, c'avevo 63 tonnellate di carburante dentro. Problema, il massimo peso all'atterraggio del 767-300 è 142 tonnellate e io pensavo 186, solo che non potevo scaricare carburante perché ero a fuoco, quindi niente. Avendo 40 tonnellate, che sono tante in più, avevo una velocità fotonica in finale, 179 nodi di VRF, che di solito si atterra sui 135, no? 179 nodi, non puoi neanche mettere tutti i flap, perché sennò li strappi, cioè la velocità di limite dei flap è superata, quindi devi atterrare con i flap a 20, è tutto un casino. L'abbiamo messo per terra, siamo attaccati ai freni, chiaramente i freni si scaldano di brutto, perché poi essendo così pesanti, essendo così veloci, figuriamoci i freni, no? Si scaldano, tanto è vero che quando sono sceso dall'aereo ho visto i freni erano a fuoco praticamente e hanno dovuto segare i perni delle ruote per togliere, perché si era fuso tutto insieme, freni, ruote, perni, tutto, cuscinetti, si era fuso tutto insieme. Allora ci fermiamo e l'incendio c'è ancora, quindi evacuazione, 287 passeggeri, che gli agenti di volo sono stati eccezionali, perché non è facile mantenere il controllo di 277 persone terrorizzate. Fra l'altro uno scivolo non si è gonfiato, si è piegato, non si è gonfiato, quindi erano solo 7 le porte invece di 8. Non si è fatto male a nessuno, neanche un braccio rotto, una gamba rotta, qualche spellata che sono rotolati giù dallo scivolo. No. Poverini, io gli ho detto prima dell'evacuazione, gli ho detto di allontanarsi subito dall'aeroplano, perché se piglia fuoco, se esplode l'aeroplano. Sono andati a prenderli sulla rete dell'aeroporto, questi poveracci che volevano scavalcare la rete dell'aeroporto per scappare, sono andati a prenderli là. E niente, alla fine è andata bene così, no? Poi è stato gustoso, mi sono anche incazzato, però vabbè, dopo mi passa. Chiaramente il procuratore mi ha interpellato dopo qualche giorno, perché lì c'è tentata strage, mi chiama. Il procuratore chiaramente di aeroplani non ne sa niente, il giorno prima ha giudicato un chirurgo, il giorno prima un muratore, quindi che non sa niente, no? Si avvale di un consulente tecnico e aveva preso un asino, praticamente, un ex dell'Alitalia, che l'ultimo aeroplano su cui aveva volato era un DC-930, non aveva mai visto un aeroplano glass cockpit, eccetera, eccetera, no? E questo asino gli aveva fatto una lista di cose che io avevo sbagliato. No? Io vado lì, e questo chiaramente non ne sapeva niente, c'era una lista, e comunque si sarebbe dovuto fermare perché era prima della V1. Ecco, dov'è che sta scritto? Perché prima della V1 ci si ferma. No, ho detto, dopo la V1 non ci si ferma, ma prima della V1 si può continuare, chiaramente ragionevolmente prima della V1. E perché ha continuato? E ho detto, l'ho appena spiegato perché c'era fuoco a destra, vento a destra, e perché gli aeroplani sono fatti per volare, non per stare a terra, no? E però è stato in volo troppo poco, non ha fatto in tempo a fare tutti i checklist. Guardi, a me sembra averli fatti tutti. Lei c'ha le registrazioni, le ascolti, se non è saltato qualcuno sappia che preferivo mettere l'aeroplano per terra tutto un pezzo che stare a fare a menate dei checklist che non sarebbero serviti a nulla, no? E questo smarcava, no? E poi la velocità troppo veloce in finale, perché? Perché ero pesante, pesavo 42 tonnellate in più, la velocità calcolata era questa, dovevo mantenerla, no? E poi poteva rallentare perché non ha neanche messo tutti i flap, e meno mai che non li ho messi, perché se no li lasciavo là, perché, no? A questi livelli,
E vabbè, non sapeva più dove attaccarsi, no? Poi mi fa, quando vi siete fermati, lei ha ordinato l'evacuazione, però avrebbe dovuto dire di uscire da sinistra perché a destra c'era il fuoco. Dico, no, procedura di compagnia è non specificare destra o sinistra, perché gli assistenti di volo prima di aprire le porte e sparare gli scivoli, guardano, se c'è fuoco non aprono quella porta. Perché questo? Perché se l'assistente di volo è seduto che guarda avanti, questa è la destra, se guarda indietro, questa è la sinistra. Fanno casino e saltano nel fuoco, no? Quindi la procedura è quella. E poi alla fine non sapeva più dove attaccarsi, mi fa, da che porta è uscito? Non ho fatto schiettino, sono uscito dalla 4L, che è l'ultima porta dietro dell'aeroplano, ho fatto tutta la cabina per vedere che non ci fosse rimasto qualcuno a bordo, nei bagni, eccetera. E smarcava. E il primo ufficiale, ne so, chieda a lui, è uscito da 1 right, la prima, no? Che è quella da cui doveva uscire, ma lo chieda a lui. Ma lei non lo sa, dico, no, io era già sceso, lui quando sono uscito io, poi sono stato in cabina un secondo in più e poi mi sono sbrigato perché l'aeroplano rischiava di esplodere, no? C'erano ancora le fiamme che lambivano le ali dal motore e le ali piene di carburante, rischiava di saltare tutto. E alla fine la più bella è stata, ma quindi quando è sceso che cosa ha portato con sé? Ha portato con me niente. Qua c'è scritto che deve portare la torcia, la torcia elettrica, no? Perché non ha portato la torcia? Perché era il 16 di agosto alle 11:40 di mattina, portavo gli occhiali da sole invece della torcia elettrica. Questo, e qua non c'è scritto però che se c'è il sole, mi ha arrostito 20 minuti sul fatto che non avessi portato la torcia, come mi rendete conto? Alla fine ho detto, senta, facciamo una cosa, guarda, mi sbatta in galera, no? Perché per tentata strage, perché non ho portato la torcia con me quando sono sceso dall'aeroplano, no? Poi alla fine mi sono messo a ridere, lui ha capito che lo stavo pigliando per i fondelli, è finito lì e basta. E questo è stato l'incidente, no? E colgo l'occasione, visto che avevo ancora un pochino di tempo, per fare un excursus, no? Visto che ho fatto l'istruttore praticamente quasi tutta la vita, e visto che sono stato nelle compagnie civili per tanti anni, e ho fatto l'istruttore nelle compagnie civili, no? Ho sempre criticato alcune cose, no? Io sono un criticone, però do sempre le soluzioni. E adesso stanno cominciando a capire adesso, dopo 15 anni che dico queste cose, 20, cominciano a capirle queste cose, no? Avete presente l'incidente dell'Airbus 330 che è finito nell'Atlantico venendo dal Brasile 15 anni fa, penso ormai? Questi poveracci si sono messi in uno stallo, no? Profondo, e sono stati con questo 330. L'aeroplano poverino è sempre stato dritto, non è mai andato in vite, avrebbe avuto tutto il diritto ad andare in vite, invece è stato dritto. Sono stati 3 minuti e mezzo stallati fino a che sono finiti in mare, no? E perché non ci ha capito più niente, no? Qual è il problema di fondo? Di questi problemi sono successi parecchi, no? È successo con l'Eresia nel Mar della Cina, un Airbus 321 che anche lui non ha capito più niente perché si sono ghiacciate le sonde e sono finiti in vite e sono andati in mare. Insomma, parecchi, Fly Dubai a Rostov, si sono infilati sulla testata pista dritti così, no? Perché non ci capiscono più niente, no? C'è purtroppo il problema è pensare che ci siano delle procedure per tutto, no? Se ci fossero delle procedure per tutto, il libro il QRH si chiama libro delle emergenze, sarebbe alto così e non basterebbe comunque, perché dovresti fare tutte le emergenze e tutte le combinazioni di più emergenze, quindi non se ne viene a capo, no? Ci vuole un pilota a bordo. Poi adesso rischio di passare per il vecchio rincoglionito che ai miei tempi c'erano i piloti, adesso non ci sono più. Non è vero che adesso ci sono dei piloti eccezionali. Problema, manca la selezione. Allora, purtroppo il pilota non lo possono fare tutti, così come il pittore non lo possono fare tutti, un musicista, se mi metto a suonare il violino a 300 lezioni faccio ancora scappare i cani. C'è un altro ragazzino che è portato e ha il potenziale per farlo e alla 10ª lezione è Paganini, no? Quindi il pilota non lo possono fare tutti. Prima, non solo da militare, perché il militare va bene, era esasperata la selezione, ti prendevano a calcio la tira, dovevi decollare alla 12ª missione, alla 13ª non c'era, andavi a casa se non ce la facevi, no? Ma anche da civile, tu andavi all'aeroclub e c'era il vecchio istruttore
che al secondo volo ti dice guarda lascia perdere che ti ammazzi, non è per te, oppure bravo non te l'avrebbe detto nessuno, però no vabbè se ce la puoi fare, no, vabbè. Adesso è diverso, vai all'Aeroclub e adesso mi tirerò addosso gli strali di tutti i commentatori da tastiera di sto mondo, però non me ne frega un cacchio. Ho detto sono poco politically correct, però dico quello che penso e di solito ho ragione. Comunque. Adesso tu vai all'Aeroclub e quanto costa l'integrato per fare la TPL? Costa 100.000 euro, benissimo, adesso non so i prezzi, mi ritengo che sia ancora la zona lì. Ti do 100.000 euro, mi dai la TPL. No? Se non ce la faccio con le 50 ore, 80 o 100 ore, non so quante siano le ore per prendere il brevetto, se non ce la faccio ancora 20 ore, 30 ore, 40 ore. Dopo 40 ore decollo il mio cane col Cessna 172, no? Questo poverino, che ha capito perfettamente, perché non è mica stupido, no? Non ci capiva niente con l'aeroplano, ma non è stupido, ha capito perfettamente che non è il suo mestiere e quindi, è anche incommiabile la cosa, si mette a studiare come un pazzo, no? Per sopperire a questa sua mancanza di potenziale. Studia come un pazzo e il risultato qual è? Che me lo vedo arrivare in linea, no? E c'erano dei ragazzetti, arrivano in linea e io ci ho volato con 787 13 anni, no? Arrivano in linea e mi spiegavano, perché adesso è un anno che non volo, mi spiegavano quante pagine aveva l'FMC, cose che io non sapevo neanche. Poi però si mettevano in testa l'aeroplano. No? Allora, le ASA e FAA hanno capito che c'è un problema. Cosa hanno fatto? Invece di andare a lavorare sulla causa, hanno lavorato sugli effetti. No? La gente si mette per testa l'aeroplano. Facciamo addestramento upset recovery. Upset recovery vuol dire assetti inusuali, no? Ti mettono in un simulatore, ti mettono al rovescio e recuperalo, no? Ma il simulatore non può funzionare perché non ti dà i G. Capito? Quando si dice, se sei messo così, ti dice unload e roll, unload vuol dire rilascia la pressione, metti 0G, e roll, se tu giri l'aeroplano roll a 0G, gira come una trottola. Se invece lo giri tirando, fa questo lavoro qua e sei morto. No? E il simulatore non ti può addestrare a riconoscere i G, perché i G non li ha. Il visual è perfetto, i G non te li dice. No? E quindi tu prendi un ragazzetto di questi, ma anche uno bravo, non mica solo uno, un caso speciale, uno bravo, lo prendi, un ragazzetto che non ha mai fatto più di 30 gradi di banco all'Aeroclub, non è mai entrato in una nuvola, non ha mai sentito G, cose strane, no? Lo metti in un liner da 250 tonnellate, a 350 di livello, rovescio e gli dici recupera. E fa prima sparare, si muore prima, no? Non ce la può fare, ma non perché è scemo, perché non ce la può fare. No? Quindi bisognerebbe cambiare intanto i metodi di selezione, no? Rimettere una selezione e poi aggiornare i metodi istruttivi per questi ragazzi che, ma io non so, quando volavo, passavo le ore a raccontare le cose alla gente, a questi ragazzetti che non avevo mai viste, mai pensate, nessuno gli aveva mai dette. Poi voli con un istruttore perché ormai questi che non hanno un'attitudine al pilotaggio adeguata, sono diventati anche istruttori, no? E quindi propagano il loro metodo a ragazzi che hanno anche l'attitudine al pilotaggio, che però tu vai in volo a fare un line check e questo ti fa un mazzo tanto perché hai detto runway track identified invece di runway track confirmed, capito? Le stupidaggini, io dicevo sempre le fregnacce dopo, no? Le pugnette dopo, prima facciamo le cose serie, no? E facciamo in modo che non si ammazzi sta gente. E allora adesso sembra che qualcuno abbia cominciato a capire. L'ideale sarebbe mettere delle scuole con degli istruttori seri, portati, che sappiano trasmettere. A me piace molto istruire, ma non perché mi sento un figo, perché ero più figo quando facevo solista delle frecce di colori. Non è che devo farti vedere che sono bravo a volare perché faccio una VOR fatta bene, no? Sono bravo a volare perché facevo qui sono bravo a istruire perché ti do le priorità, la prioritizzazione. Devi pensare di fly, navigate, talk, checklist, no? Prima vola l'aeroplano, poi naviga,
dove sei, poi parla, no? Mayday, e poi fai i checklist, no? E c'è gente che comincia Mayday, 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 a 100 piedi da terra con un motore in fiamme. Lo dicevo sempre, ragazzi, in decollo ti pianta un motore e tu dai subito il Mayday. A che cosa serve? Qual è la differenza? La differenza è che la torre col binocolo ti vede che ti stai schiantando e invece magari non ti avrebbe visto. E quella è la differenza. Tanto non ti può aiutare nessuno, no? Aiutati tu, fai quello che devi fare e poi dici alla torre, guarda, in atterraggio è essenziale il Mayday. Perché? Perché come dicevo prima, se sto atterrando i pompieri mi aspettano sul bordo pista, eccetera, eccetera, no? Ma in decollo non serve niente. Questo è un piccolo excursus per far capire i problemi che ci sono in aviazione civile in questo momento, no? L'aviazione militare non lo so perché ne sono fuori da tanti anni, quindi non so come stia andando. Insomma, tornando a noi, tornando all'aviazione civile, nel 2013 venne chiamato da Norwegian a volare sui primi 787 che c'erano in giro. Vi ricordate che i 787 bruciavano le batterie, pigliavano fuoco le batterie, venivano fermati gli aeroplani? C'erano stati 2 aeroplani che sono incendiati, uno del Japan Airlines e l'altro dell'ANA, che era sempre giapponese. E quindi siamo stati fermi. Io sono stato parte del primo gruppo di 7 comandanti, dopo anche delle foto, 7 comandanti che sono stati presi a volare per primi su 787, non ci aveva mai volato nessuno. Tanto è vero che quando ho fatto il mio line check io ero al 6° volo e quello che mi ha fatto il check ne aveva fatti 7, quindi abbiamo fatto un sacco di voli di corto raggio e dopo abbiamo cominciato a volare lungo raggio. Io mi sono trasferito con la famiglia quasi 5 anni in Thailandia, a Bangkok, e da lì volavamo. E poi sono rientrato in Europa nel 17, all'inizio del 17, perché Norwegian mi ha chiesto di metterli sulla base di Barcellona. Li hanno messi in piedi e poi mi ha chiamato Neos per venire a mettergli in linea i 787 di Neos che non erano mai stati in Italia, non c'è mai stato un 787 in Italia. Quindi immaginatevi l'incubo con ENAC, il primo 787 italiano, uno dei primi in Europa, insomma, per metterlo in linea. Però è andato tutto bene. Abbiamo fatto Neos, mi sono proprio divertito perché ho fatto un sacco di addestramento, un sacco di voli, lungo raggio, divertenti. E niente, poi alla fine tutto finisce perché a 65 anni non si può più volare. Sono contento di essere andato in pensione perché dopo 47 anni di volo ce n'è anche abbastanza. E sono pieno di interessi, mi diverto, mi sono preso la seconda laurea, così, en passant, e appassionato di biologia marina, ho costruito un acquario gigantesco, ho un sacco di interessi, vado in moto e sto collaborando con lo sviluppo di un motore aeronautico. Ogni tanto prendo un aeroplanino, c'è un Extra 300 molto bello qua vicino, quando proprio non ne posso più piglio un aeroplanino, faccio una mezz'oretta, lo strapazzo a mezz'ora e poi sono a posto per un mesetto, no? Basta. Io dico sempre, io ho visto gente piangere perché andava in pensione, adesso non volo più, cazzo. No. Io dico sempre che è importante morire giovani il più tardi possibile, quindi mi sento ancora giovane, mi diverto e basta. Se avete domande? 80 knots. Continue. P1, rotate. Positive climb, gear up. Okay, reducing right engine. You have control, You keep control. Shutting down right engine. Confirm it. Down, put your pitch down, okay? Panorama 1504, radar 1309, bye. Mayday, 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 Blue Panorama 1504, engine fire. Roger, 1504, Continue, able to continue visual for runway 3 for left.
Roger, visual for runway 34 left with the heavyweight landing. Okay, if not possible, you may continue for 16 right. We'll take 34 left. Okay. 34 left approach, report direct establish runway 34 Air left. control. Yes, control. The engine fire stays on, okay? Cabin attendants at the station will be returning to landing with an engine fire prepared for cabin evacuation. Speed for class 5, okay? Cancel the warning. QRH, quickly. QRH quickly, okay? Fire 787. Engine fire 785 fire is detected. Auto throttle arm switch off. 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 Yes. Thrust lever close. Close. Fuel control switches cut Off. off. Engine fire switch full. Off. Pull. Engine fire warning lights remain Stays on. activated. Engine Stays fire on. switch rotate. Right, so Rotate I rotated and it. also one I second. did both of them, okay? Engine fire switch rotate to the other button. Continue next page. Signori e signori, qui è il comandante, abbiamo un problema, dobbiamo atterrare immediatamente. Per cortesia, seguite immediatamente le istruzioni della distribuzione. Flaps override. Ok, View on. ok, Ground Get the position VRF. flaps override. Okay, Transponder you got it. moderator start. ok. And do quickly, please, the VRF, ok? Get the VRF quickly. La rodilla. Okay. Yeah, 176. Gracias. What is this? Fuck the Benken. We don't care about the Benken. Mantén. Mantengan esa posición. Okay, quickly, please, get the VRF. 176. 176. 216. 256. 216 to 5. So plus 20, we'll be landing plus 20. Okay? Absolutely. Are you okay? Are you alright with me? 177 for plus 20. Okay, 177 with the VREF. Dial the ILS for runway 34 left. Put the ILS for runway 34 left frequency in there, please, quickly. We have no time to waste because the engine is still on fire, okay? We fired both bottles and the engine is still on fire. Flaps? No, still fire. 9504, your number 1, runway 34 left, report established with running tight. Surface wind 3109 knots. Roger, we are established. Advise the fire brigade that we're still on fire. Okay, ILS. Okay, gear down, gear down. Gear down. Plus 20. Plus 20. Yes. And set the speed. 176. Okay, we will be landing at plus 20, okay? You okay? Everything is okay with you? On the Okay. inside. The ILS is die center, rudder trim. Rudder trim is center. Center. To the right. Okay, say again. To the right. The ILS is not working. Check the frequency, please. ILS 16 left, 118.1. Okay. Unit 11. Prepare for ground evacuation. When on the ground. Runway 1504, assume a surface wind 270 degrees, 08 knots, clear to land, runway 34 left. Clear to land for left. Okay. Is everything okay with you? Check everything. Landing checklist quickly. Landing check. Okay, altimeter. Speed brake. Armed. Auto brake. Want to pull? Full. Max auto. Landing gear. Down to green. Check. Cabin crew signal secure. And start 20 for landing. Okay. Can you see something wrong with us? Can you see something wrong? Everything's fine. No, look around quickly, okay? I think the fire was just the smoke back there. Will be max auto brake? Everything. Keep Eh? and avvio.
Mind your braking. He's on. Mind your braking. The fire is still on, so we will do a ground evacuation when stopped, okay? 80 knots. 60. 1504 d'operazioni. Maintain sir, I call you for release. Okay, I do my drill, you do your drill. Il panorama